Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Expose Alfasigma SpA. Ultimo aggiornamento, 8 marzo 2022. Cosa Expose? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Expose durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Expose? Expose ha un farmaco a base del principio attivo iperisone cloridrato, appartenente alla categoria degli miorilassanti e nello specifico altri miorilassanti ad azione centrale. È commercializzato in Italia dall'azienda Alfasigma SpA. Expose può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Expose 100 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alfasigma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: eperisone cloridrato. Gruppo terapeutico: miorilassanti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: spasticità in corso di sclerosi a placche e spasticità nelle malattie del midollo spinale di natura infettiva, degenerativa, traumatica o neoplastica. Spasticità di origine cerebrale. Contratture muscolari secondarie a patologie osteoartromuscolari, artrosi cervicale, periartrite scapolo-omerale, lombosciatalgia, mialgie in genere. Posologia. Adulti. Per il trattamento della spasticità il dosaggio consigliato è di 300 mg al giorno. 1 compresse da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti. Per il trattamento delle patologie osteoartromuscolari il dosaggio consigliato è di 150-300 mg al giorno, a seconda della gravità della sintomatologia. 1 compresse da 50 mg o da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti. Popolazioni speciali. Anziani. Nei pazienti anziani, in presenza di alterazioni della funzionalità epatica e renale, è opportuno stabilire misure terapeutiche come la riduzione del dosaggio sotto stretta sorveglianza. Si consiglia di non superare il dosaggio giornaliero di 150 mg. Popolazione pediatrica. L'uso di Expose non è raccomandato nei bambini a causa della insufficienza di dati clinici per poter stabilire le modalità di impiego in campo pediatrico. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza e allattamento. Insufficienza epatica grave. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In pazienti epatopatici e nefropatici si consiglia di monitorare la funzionalità epatica e renale. Pur non avendo osservato nell'uomo variazioni significative nei parametri ematologici e di funzionalità epatica, si ritiene, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si raccomandano particolare cautela e vigilanza da parte del medico nel caso di concomitante terapia con salicilati, poiché a copyright i livelli ematici di questi ultimi vengono ridotti per somministrazione contemporanea di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Expose durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Expose durante la gravidanza e l'allattamento? Anche se il complesso degli studi effettuati sugli animali non mette in luce uno specifico potenziale teratogeno attribuibile all'eperisone, il medicinale è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Quando si deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Si raccomanda particolare cautela in pazienti che conducono veicoli o altri macchinari in quanto il medicinale potrebbe ridurre i livelli di attenzione. Effetti indesiderati. Dal momento che possono manifestarsi shock e reazioni anafilattoidi, i pazienti devono essere seguiti attentamente. Nel caso di sintomi come arrossamento, prurito, orticaria, edema al volto o ad altre parti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nel caso di sovradosaggio accidentale, sebbene in letteratura non siano descritti effetti di questo tipo, potrebbe verificarsi ipotonia muscolare, che può anche interessare la muscolatura respiratoria. Non essendo noti antidoti specifici, si consiglia di mettere in atto le contromisure più opportune, come il lavaggio gastrico ed il controllo della funzione respiratoria e cardiaca. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmaceutica.
Rilassanti muscolari, altri agenti ad azione centrale, codice ATC. M03VX09. L'eperisone cloridrato ha un rilassante polivalente che presenta un meccanismo completamente nuovo per il trattamento della spasticità, della proprietà farmacocinetiche. L'eperisone viene assorbito velocemente a livello gastrointestinale, raggiungendo un Cmax dopo 1,6-2 ore, con un'emivita plasmatica di 1,59 ore. L'eperisone viene trasformato a livello epatico in vari metaboliti inattivi che, dati preclinici di sicurezza, sono stati condotti studi di tossicità acuta, subacuta e cronica su ratti, topi e cani fino a dosaggi superiori a quelli farmacodinamicamente attivi. Gli esami istopatologici eseguiti non hanno evidenziato elenco degli eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata, idrossipropilcellulosa, calcio stearato. Film di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido, dimeticone, talco. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.